Mo si sente, vai. Vabbè. Siamo partiti? Eccoci! Eccoci! Buonasera ragazzi. Allora, questa è una diretta con due persone, due personaggi che chiaramente non hanno bisogno di presentazioni, specialmente qui dalle nostre parti nel Lazio. Massimo e Fabio sono due personaggi alla grande. E niente, sarà un'intervista, sarà un incontro a tre per divertimento, un dopo cena. Immaginate che siamo a cena, finito di cena, ci raccontiamo un po' di cose vere, non vere, vediamo un po' un attimino. L'amaro, insomma l'amaro, il dopo cena gli diamo. Sì, beh, dopo cena io senza scherzare, questo è il mito. Questo è il mito, quindi io faccio sul serio. Per quelli, allora, che è successo? Prima che mi dimentico, sì. Ho chiesto consiglio a chi voleva sapere e vedere com'era riparata, ho riparato la lente e adesso funziona, eccola qua. Lui dice: ma perché non te la ricompri? Perché non la fanno più? E perché sono abituato con questa maschera Claudio, mi sei sparito un attimo, dipende no, a tutti quanti. No, è sul Massimo, scusa, continua a sentirti molto piano, Massimo. Io perché a voi ho sentito a tratti per il momento. Io adesso lo sento bene. È come se stassi lontano, come se stassi lontano. Non il microfono, eccolo. Va bene, non ti preoccupate. No, però ragazzi, quello che ha fatto Claudio Basili non lo fate, perché sicuramente Claudio, come entrerà in acqua, gli esplode il vetro e si sfonda pure l'occhio. State attenti. No, ma è tutta bella incastrata. A me serviva da riparare alcuni pezzetti, mica è distrutta. Grazie. Senti, allora, vabbè, mo vi faccio subito una bella domanda. Vediamo un po'. Vabbè, la cosa più strana che vi è mai capitato durante una cattura di pesca? Parto io, guarda, così almeno vi do uno spunto e magari qualcuno neanche ci crede. Pensiamo, almeno noi ci pensiamo. Sì, voi ci pensate. A me è capitato proprio agli inizi che pescavo, quindi avevo il primo arbalete, un 100, perché poi a quei tempi non è che c'era tutta sta scelta come adesso. E niente, stavo pescando, se ricordo, le morelle da terra, quindi immagina un po'. E stavo intorno ai 3 metri d'acqua, a un certo punto vedo una tana e era piena zeppa di cefali, ma piena, cioè erano talmente tanti che avanti e indietro, cioè io sono rimasto proprio emozionato da questa cosa. Allora che ho fatto? Mi sono tirato un po' indietro e ho sparato un pochino più lontano per non piegare l'assa, però non ho mirato e praticamente non ne ho preso neanche uno. E allora lì per lì ho detto: oddio, cioè, ho sbagliato un tiro, tutti i pesci belli grandi erano e sono tutti quanti schizzati via per la paura, perché quando hanno sentito lo sparo, e uno di questi si è incastrato in mezzo a uno spacco, praticamente con la testa si è incastrato tra due scoglie e è rimasto lì bloccato. Io sono andato lì con le mani, l'ho preso e quello è stato il pesce più facile, diciamo, da quando pesco, perché ho preso con le mani senza un buco, praticamente perfetto. Io direi Massimo che mi pare che ce l'ha un bel racconto, no? Guarda, allora la mia non è una cattura, ma è una cosa veramente strana che mi è successa parecchi anni fa. Stavo a pescare con Salvatore Seri, un collega, un amico, Fabio conosce bene. Stavamo fuori in macchia d'onda, vado a vedere una tana di corvina sui 15 metri, l'acqua era discreta, diciamo tu faci la capovolta e vedevi il fondo. Faccio la capovolta, arrivato a mezz'acqua mi trovo sopra 1 metro del fondo un globo gelatinoso, sarà stato largo 1 metro, una sfera, che dentro c'aveva una cosa nera a forma di utero. A me mi devi credere, e mica mi sono avvicinato. Ho detto: mo se ci metto il dito, questo mi si magna dentro. Ho chiamato Salvatore che si è buttato nell'abisso. Dopo tanti anni ho scoperto con l'avvento di internet, stiamo a parlare veramente da tanti anni fa, che è una bottega di calamaro. I calamari fanno mara, era enorme, guarda che veramente sarà stata larga come un tavolino. È stata una cosa, devo dire la verità, mi ha fatto paura, perché io non ho mai sentito questa cosa prima. Io l'ho scoperta, l'ho rivista, fotografata dai bombolari, penso a Palinuro, la stessa cosa. Che è una cosa che in genere sta in profondità. Massimo mi dicono di alzare il volume. Vedi. Non so come fare. Vedi? Così si sente meglio. Max, alza il volume. Adesso come va? Vai, devi andare vicino al computer, Massimo.
Forse perché sta col... Aspetta un po', forse perché... adesso ti sento. È meglio. Perché viene dal computer. Allora, aspetta un attimo. Devi cambiare la scheda. Vabbè. Ma allora adesso Fabio, Fabio. Allora... Hai capito qual è il problema? Che questo non funziona, lo sentivo solo per sentire. Allora, vabbè, come al solito, a Massimo gli manca sempre una lira per fan sordo, capito? Sempre così adesso. Allora, no, la mia è bellissima perché non è una cosa che mi è successa, diciamo, con pesce, una cosa strana. Una cosa molto strana che pure per farsi due risate. Stavo insieme a Massimo, no? E c'avevo come barcaiolo, avevamo mio fratello, Romeo, alla frasca, sulla murata. Bravo, sì, sulla murata, mio fratello, o Romeo o Antonello, uno dei due. Va bene, uno dei due avevamo. Insomma, stavamo su un sasso un po' fondino e con Massimo avevamo sparato una cernia, vabbè. Però poco prima avevamo lasciato il pallone pedagnato sulla murata, la murata fuori alla frasca. Mettite vicino al computer che si senti piano, ma abbiamo lasciato abbiamo lasciato sto pallone lì e siamo andati un po' in un altro posto, non tanto lontano, 700-800 metri, in chilometro, e viene una barca con la traina e comincia a girare intorno alla murata. E noi facciamo 3, 4, 5 tuffi e a un certo punto gli dico a Massimo: ma conviene andare lì perché questo qui non vorrei che fa qualche cosa strana o ci rompe le palle pure al branco dei denti, gli gira intorno, andiamo a fare un altro aspetto prima che impaurisce. Arriviamo lì, vedo il pallone che non stava sul punto dove doveva stare, perché dal GPS mi dava un'altra parte. Andiamo dietro a sto pallone e il pallone cominciava a camminare. Si vede questo sulla barca che cominciava con sta canna tutta piegata, tirava, ho detto porca miseria, ma come cavolo il pallone e il pallone camminava, cioè come lui dava la tirata, come se avesse ferrato un pesce, no? Dava la tirata, si era messo portacanna, si era infilato sta canna qui, tirava. Ho detto porca raga, quello ci ha preso il pallone, capirà, con piombo da 1 chilo, 1,5 chili sul fondo, capirà, sai che peso che sentiva, provo a avvicinarmi, gli dico scusi, via, ha cominciato a strillare come matto, no scusi, no, è cross, toglietevi che è un pescione, toglietevi che mi prendete il filo con l'erica, scusi, vabbè, possiamo guardare, sì, basta che non state lontani. E noi siamo messi là, cominciamo a ridere, io e Massimo, il barcaiolo, non mi ricordo chi era, ti ho detto mio fratello Antonio, ridevamo sotto i baffi. Vedevo che gli dava, mi sono riavvicinato, scusi, ma se ci buttiamo in acqua gli spariamo, almeno evita col coppo se è grosso. No, toglietevi per carità. Io ho detto vabbè, io comunque non vorrei insistere, ma ci sembra che hai preso il pallone nostro. Ma come fate a parlare zitti che lo sento, mi tira sotto la canna? Poi però le arriva il piombo, stacca il piombo, tira su, veniva appeso morto quando ha visto che era la sacola del pallone che era arrivato già a 500 metri dalla murata, ci voleva ammazzare. Perché che bastardi, dove andava? Insomma, poco però la presa è fuggito con la barca, se n'è nato e noi ancora morti da ridere. Figura di merda. E niente, mo un'altra domanda, che questa è una cosa che ho io da tanti anni, perché il video, quello dei campionati italiani del 1994, no? Sì. Quello, la squadra era Magliani, Antonini e Baldassarri. Sì. Mi sembra che avete vinto, vero? Mi pare, sì. Abbastanza. Non so, io mi sono rivisto il video, ho visto un'acciaccata di Sariche e Corvine, è una cosa impressionante. Ci stavano i corvine. Nonostante i corvi sui 2 chili, il pesce più bello in assoluto è stato Persaraco, che prese Flavio 1,6 kg. Che mi ricordo, io stavo nel momento che stavo sul gommone, a un certo punto faccio tuffo, risale su, mi fa: ho visto un'orata, e fate piala, hai visto? Insomma, torna giù, hai visto orata, invece era sto Saraco che gli si era antanato, era un pesce che poi preso d'estate, che sono anche più fini, prendevi d'inverno, quel pesce era un pesce di 2 chili, era bellissimo. No, io ho visto certi Sara che uno era 1,6 kg e qualcosa, sì, mi pare, ci stanno poi le riprese. Sì, era grosso. Vabbè,
una bella pescata e Sì. a parte ci siamo divertiti, ma poi l'abbiamo preparata dal mese di marzo e andavamo in questo posto dove nessuno pensava mai che ci potesse essere roccia, perché sai, è molto piatto, è molto omogeneo il Sì. fondo. E noi l'abbiamo trovato verso marzo-aprile, ma l'abbiamo trovato per fortuna perché per le corvine sentivamo il solito chiocco delle, totto Sì. delle corvine, andando dietro al rumore siamo arrivati in questi posti che era incredibile, incredibile. Quei Il tempi Massimo, scusa, perché sennò a me mi prendono sempre per quello che ingrandisce. C'era mai andato nessuno No, ma io a sapevo che da pescare quelle parti lì? si faceva la ragozza e mio padre con le bombole, ma la zona era quella, ma valle a trovare i scogli. Perché sai che c'è che lì da noi a quei tempi non c'era bisogno di andare tanto fuori. Io, Sì, sì. ti ricordi i campionati prima, quelli dei rusticali, che noi ci siamo accorti che la gente pescava fuori a Capolinaro e diciamo, ma che stanno a fare tutti quei comuni là fuori? sì, sì, ho E capito. poi anche perché stiamo a parlare dell'anni 80, veramente da noi bastava l'acqua pulita, non è che serviva. E invece se ti allargavi c'erano posti che non c'era pescato veramente nessuno, tipo lì. Erano vergini, 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 vergini. È come il pezzo quello là fuori dove ci pescavano soltanto i bombolari, che poi dopo il campionato italiano di seconda è uscito Ma fuori e è io scoppiato. penso che sul posto dei campionati siamo stati i primi a pescarci col fucile, cioè andavano a fare la coste, ma col fucile non ci pescava, anche perché il fondo non è bello se vai a vedere. Per trovare una tana la devi cercare, però come ci trovi una tana ci trovi le corvine Ma lì, quant'erano? le 20 chiamate. metri? No, 20. massimo nei punti più fondi 17, 16-17 No, metri, o ok. sbaglio, più o meno è quello. Ma avete impostato tutta, cioè quasi tutta la pescata lì, qua a gara, oppure No, avete lì fatto praticamente avevamo trovato pure altri pesci, abbiamo fatto la partenza, sapevamo che in partenza saremmo stati, c'avevamo il gancio dietro, portavamo via tutti i campionati? prodotti, capirai. E Sì. ci siamo fatti i primi due posti in mezzo a dove pescavano tutti, mi ricordo la partenza fuori a Capolinaro, poi in posto dai parti del Porto Santa Marinella, la gente intanto si è fermata perché poi dei posti ce n'erano e quando che bene o male eravamo da soli siamo andati lì. E comunque alla fine qualcuno è pure venuto a pescarci intorno, ma non era facile perché l'acqua era torbida Sì, poi se non e noi ci conosci, avevamo cioè, messo, per trovare quei pochi buchi, ci avevamo messo tanto in preparazione perché lì facevi planavi, 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 sentivi le corvine e trovavi solo scogli lisci, senza tutte finte tane. Poi ogni tanto trovavi la crepa fatta meglio e ci stava dentro i Sono pescioli. sparito. Eccomi. eccolo, Fabio, si è frizzato Fabio, t'ho rimesso. eccoci. E la gara è A stata così, sì. posto? Pensa No, tu. no, sai perché? Perché poi io ho visto, stavo lì praticamente al porto, ho fatto le riprese io con la telecamera, ve conoscevo e non ve conoscevo. Fabio aveva tanti capelli, ma pure te, Io Massimo, pure c'avevo, c'avevi sì, io pure qualcosa una c'era. marea di capelli. Sono rimasti le sopracciglia. E praticamente poi era uscito sto aneddoto, sta cosa che praticamente sì, avete vinto, però poi alla fine, dopo un paio di giorni, 3 giorni dopo, girava sta voce che nel gommone era rimasto un pesce. Beh, dice un po' qualcosa com'è nata sta cosa, La perché colpa è sai, sono stata mia voci. perché so io che ho messo i pesci nel portapesci. E consegniamo i pesci, tutto a posto. 3 giorni dopo andavo a Piargomone per andare a pesca, 2 o 3 giorni dopo. Fabio c'ha il gommone, mi ricordo, a casa del fratello. Che sta a sto giardino col gommone dentro. Già dalla strada sentiva un odore strano. Dice, c'è qualche gatto morto. Invece era la corvina dentro al pagliolo, piena di anche una corvina, una corvina, un corvo, uno di quelle lì. E niente, l'abbiamo trovata per i pesci, ce n'era uno in più. No, Vede che 23 per 23 kg erano 24 per 24 kg e mezzo, perché era un pesce di 1 kg e era un mezzo. pesce grande. No, tu Sì. immagina se quel pesce, magari eravate secondi e c'avevate quel pesce fuori, cioè, Guarda, io capisci? allora lì non abbiamo rischiato di arrivare a secondi. Una cosa del genere invece mi è capitata nel campionato che Fabio non ha potuto fare perché il campionato giù a Punta Prosciutto, sempre per società che abbiamo vinto, io Magliani e il fratello, io Magliani Magliani. E lì, quello del campionato avevamo fatto la preparazione Fabio con Renato, mi pare, a giugno, con Renato, e poi è stato rinviato per Tempaccio. Io non c'ero potuto andare per motivi familiari. E quando è stato a settembre Fabio era convocato in nazionale e ci sono andato io. Ho ritrovato una tana con le mire prese da Fabio 3 mesi prima, che non è una cosa facile. Poi lì era difficile stare in mezzo al mare. E da lì abbiamo trovato, da lì pescando intorno, cercando, era pieno di pesci.
pieno di sara. Fa, non ti funziona il microfono. Un'altra volta. A me no, Fabio? Fabio. Insomma, ora della favola, alla fine della pescata, conto i pesci, mi ricordo ancora, erano 31 o 32 sara, che insomma, diciamo 32 pezzi. Contati bene, stavolta non ci siamo persi niente. Premetto che i pesci... Aspettate, Eccolo. Eccolo. Sta ritornando. I pesci venivano consegnati al porticciolo, andavano a finire dentro un furgoncino che andavano a finire in piazza per la pesatura. E in circo l'organizzatore aveva pure lui 30-31 pesci. C'aveva qualche pesce meno di noi, forse un po' più grandi, ma qualche pesce meno di noi. E morale della favola, quando sono arrivati a fare la pesatura, i pesci da 32 erano diventati 31. Ne mancava uno e vincemmo la gara. Per fortuna abbiamo vinto la gara per una manciata di punti, cioè su 30-31 pesci abbiamo vinto per 400-500 punti, e meno male, perché sennò non lo so che succedeva. Certo, perché il pesce era sparito. Il pesce era sparito. Eccomi, mi sentite? Sì. Oh, ecco. Avevo fatto un po' dei casini perché avevo ricevuto una telefonata dal presidente Allegrini per quanto riguardava qualche problema. Vabbè, ho dovuto attaccare, un po' di problemi ci sono stati. Vabbè, siamo tornati tra noi. Siamo ritornati, eccoci. E te sul campionato 94 fa qualcosa? Sul campionato 94 io devo dire che alla fine abbiamo vinto perché siamo stati prima di tutti molto, molto uniti. Poi, come ho sempre detto, per vincere una competizione deve essere sempre molto anche fortunato. Abbiamo indovinato la partenza perché siamo partiti su un posto fuori Capolinaro dove sapevamo che tanto ci sarebbero venuti dietro parecchie persone. Siamo andati lì, abbiamo preso pure un pesce, se non sbaglio. No, presi 2 pesci, 3 pesci abbiamo preso. Va bene, e abbiamo portato parecchie persone su un posto bello dove poi sono rimasti, capito? Perché era bello da pescare. Poi siamo venuti via, abbiamo fatto un altro spostamento, ci siamo persi altri 2 o 3 gommoni. Quando siamo arrivati sul posto eravamo praticamente da soli, perché su quel posto c'erano, ma stavano 800 metri più a terra, sui 10 metri. Sì, ma io penso che mi ricordo sono andati quasi tutti verso Capolinaro quel giorno. Anche noi siamo andati fuori Capolinaro, la partenza l'abbiamo fatta lì. Giancarlo. Sì, insieme, mi ricordo, c'era Tortorella vicino, mi sbaglio? Sì, bravo, abbiamo fatto la partenza a Tortorella, abbiamo preso 2 pesci e 2 pesci loro. Infatti, sì. E poi, poche parole, quando siamo andati alla fine su quel posto, dopo 1 ora e un quarto, penso 1 ora e mezza, e abbiamo fatto il primo tuffo sulla tana che ci speravamo, e c'erano i pesci, c'erano tranquilli, ci ha detto bene, diciamocela tutta, ci ha detto bene. Però bisogna pure dire che siete bravi, sì, ho detto, ti dico sempre, per una competizione ci vuole anche il pizzico di fortuna, perché metti caso, come mi è capitato in tante gare nazionali e internazionali, tanti posti dove ci vedi sempre i pesci, il giorno della gara non c'è niente, cioè i pesci hanno la coda, capito? E quel giorno ci ha detto bene, è andata bene, diciamo abbiamo vinto. Però se Massimo racconta il campionato italiano di Marsala pure, perché io ho un aneddoto pure di Massimo molto bello da raccontare. Aspetta, quale? Quello che ti ho fatto da Barcaiolo? Bravo, quello mi ha fatto da Barcaiolo, sì, quello mi ha fatto da Barcaiolo, è stato bello. Perché lì ti ricordi, c'era la seconda che c'è stata la tragedia di... Bravo, era collegata alla tragedia di... bravo. Non mi ricordo, Porello. Bravo. E poi c'era che c'era il biscione, quello dei ti ricordi? No? La corrente Esalpe attaccata al gommone, mi sono dovuto ventilare, mi tiravo con la corda dell'ancora. Allora, mi ricordo che avevo trovato il catino io, che c'era al centro sta lastra de grotto con tutti i sarai sotto. Sì. Allora, premetto che il biscione è un posto che io, tanto che non c'ho, ma presumo tuttora sia un posto fantastico, ma nel 91 era qualcosa del mondo dei quark proprio, cioè il biscione era una cosa impressionante. L'unico problema 92 quello che era. L'unico problema è che c'era una corrente lì, lì presente dove si incrocia il Maionico col Mar Tirreno, se non mi sbaglio.
Dove? No. Lì è il canale di Sicilia proprio. Vabbè, insomma, praticamente lì la corrente va con la marea. Sì. E che succede? Ma non è corrente normale, perché lì non buttano le reti, ma buttano le nasse. Non è che le pedagnano col pedagno, le pedagnano con la sacca dei palloni, perché sennò gli si porta sotto. Sì. Cioè, se tu vedi un pesce da sopra, non lo prendi, tu devi prendere quello che riesce a prendere nella planata. E non ritorni indietro a riprenderlo. Cioè, ci può pure riuscire, ma... Insomma, morale della favola, trovo sto catino tipo la Dispoli. Orlo rotondo, tutto spaccato, al centro c'erano le alghe con una lastra de grotto, lì è grotto, non c'è altro, e sotto c'era l'ira di Dio, tutti i saraghi, ma poi c'erano i cefali intorno al catino. 2 giorni prima della gara fa il maremoto, ti ricordi che il maremoto ferma corrente? Sì. Che io mi ricordo, sono andato, doveva essere forse, probabilmente avevamo deciso che era la partenza, quello mi ricordo, insomma, io mi ricordo questo aneddoto che sono andati a vedere questo catino, allora faccio la capovolta, nonostante il mare mosso, quei 10 metri di visibilità c'erano, e le alghe uscivano da sotto, dalla buca dei sari uscivano le alghe morte, cioè non c'era. Mi sono appoggiato un attimo, ho alzato la testa, denti ciurate, una cosa folle. Sì. Giorno della gara, partenza lì, mi sembra, i sari che ci stanno, c'era sto branco di salpe, e Fabio dai che incomincia a sparare a salpe. Cioè, sì. Ma come però? Scapiondo, che come così che te facevo rimontare, non mi ricordo. Come sparavi? Racconta come siete dentro l'acqua, dillo come. No, il problema era che a un certo punto, per non arrivare lì con l'elica e impaurire, perché sto branco di salpe stavano tutte a pigna dal fondo a quasi a 1 metro dalla superficie, c'erano 17 metri di fondo, sì, perché c'avevano i dentici intorno. Capito? I dentici in caccia c'erano, che io ogni tanto quando andavo giù li vedevo i dentici che mi andavano via, e loro stavano tutti a pigna, impauriti, cioè che si difendevano, e io andavo in mezzo al branco e sparavo una salpa, poi andavo un po' a corrente e avevo lasciato il pallone con 2 kg di piombo, tutto quanto. A un certo punto, per non rimontare sempre col gommone, ho fatto buttare l'ancora a 20 metri dal posto, mi attaccavo addosso alla corda dell'ancora, prendevo bene fiato addosso alla corda dell'ancora che stavo a 20 metri dai pesci, facevo la capovolta, poi a mezz'acqua cominciavo a pinneggiare un po' più veloce perché a mezz'acqua c'era un po' meno corrente, e riuscivo ad arrivare verso il branco delle salpe, sparavo, poi lasciavo perdere e la corrente mi riportava via, mi riattaccavo di corsa alla corda dell'ancora, passavo il pesce, ricaricavo tutto e rifacevo la stessa storia. E così ci ho preso 5-6 salpe, mi pare. Una cosa del genere. Se non mi ricordo male, ti sgancia il pedagno del pallone che ti annoffi nel branco e ci scappa a tutte. Bravo, sì, infatti poi il pedagno del pallone, no, è il pedagno che ha scarrocciato in mezzo al branco, sono schizzate via tutte. Il pallone l'ha spaventata e se ne sono andate. Sono schizzate via tutte. Invece la seconda giornata è stata più bella perché ho preso una cernia. Che ce n'era una sola. Sì, ne ho presa una grossa, un pesce 18-20 kg, non lo so, che aveva trovato pure, alla detta sua, Giovanni Di Leo. Di Leo, sì. La Matana, che è forte, Giovanni è un grandissimo amico, poi è diventato proprio amico. Lì abbiamo fatto, è venuto lì quando mi ha trovato a me sopra, io già l'avevo presa. Era una tana che tu la vedevi entrare da una parte, però dalla parte opposta c'era un cavernone enorme, dovevi entrare dentro, proprio dentro, che sparivi dentro, accendevi la torcia, lei in fondo stava ferma, immobile, così. Ce n'erano due giorni prima. Due ce n'erano, però quel giorno c'era solo una, quella grossa. Col Medisten e Arpione sono entrato, ho sparato la cernia, come ho sparato la cernia, fa conto che ho sparato a un tir con rimorchio impazzito senza freni in discesa. Cioè ha cominciato a fare un casino dentro, non si capiva più niente, addio, sono morto qua dentro. Sono riuscito, anche perché lei ha cominciato a scodare tutte, sono riuscito a prenderla, mettermela addosso, girarmi, vedevo la luce d'uscita, vedevo, però queste cose si fanno solo in gara e io consiglio di non farle mai a nessuno. Non farle mai a nessuno. Sono uscito fuori con sta cernia e è stata la soddisfazione più grossa della vita mia, perché in gara non è che ne avevo prese mai tante, cioè, mi pare era la seconda o la terza cernia che prendevo, perché i campionati era... sì, pure quella del Biscione l'ho presa perché è stato quella mezz'ora che ha fermato la corrente, perché lì tra il cambio di marea si fermava la corrente, era carma piatta.
sono capitato proprio nel momento di Carma Piatta, apposta dico anche in pizziche di fortuna, sta cernia da sopra blu, l'ho vista che entrava sotto. Sono giù, ho sparata, ci ho messo 20 minuti, 25 minuti per tirarla fuori. Come l'ho tirata fuori? Il fiume alla parte opposta del corrente, che si alzava in quel momento, lì rimaneva, non l'avrei più presa, penso. Non l'avrei più recuperata. Niente. Vabbè, è andata bene, dai. Sì, come no? Da lì è cominciata l'escalation. Io ti ho fatto la prima e l'ultima gara, ti ho fatto a Barcaiola, la prima gara importante all'ultima, quando avevamo smesso praticamente. Io già sì, è vero. No, Trapani a Isola delle Femmine quella era. Però io direi che Massimo c'ha delle cose bellissime pure da raccontare, perché pure Massimo ha fatto qualche campionato di quelle forti. Racconti, secondo me è bello il racconto del campionato italiano a San Teodoro, dove ci sono stati i mondiali, sì, dove tu ci hai fatto il campione di seconda che vinse Stefano Pappacena. Lì lui trovò un posto bellissimo, che è il posto poi dove ci pescò Renzo, dove ci aveva pescato Renzo Mazzari, che Mazzari del mondiale. Bravo, alla Caletta. La Caletta, fuori la Caletta. La Caletta. Allora io su quel campo di gara ricordo in preparazione, allora lì vinse Pappacena, che prese sotto una lastra a Cernione e il sacco di Saraghi. Sì. Allora ai tempi non c'era GPS, non potevo usare niente in preparazione. Io c'avevo Carletto in preparazione. Sì. Il Cremonese. Va. Che l'ho messa là, se passavo dalla scoglio di trama a terra, un altro po' in pizza. Perché Perché era troppo bassa all'acqua? Sì, allora usare l'ala come si fa, no? Per chi non lo sa, praticamente sarebbe il modo di preparare campo gara che si usa in gara, si usa tuttora, che uno lega 40 metri di cima dietro al gommone con un pezzo di legno legato a T, uno se lo mette in mezzo alle gambe al contrario però, che la corda passa dietro la schiena, il gommone cammina, tu come abbassi la testa vai sotto. 40 metri, diciamo che la corda deve essere quasi il doppio del fondo. Carletto con me mi serviva in barcarolo, lui pescava perché non è che non pescava, però insomma non era proprio era più un personaggio, cazzo. Carletto sarebbe quello che nel video c'ha la bandana rossa che prende i pesci. Ho capito. Che lavorava al negozio da San Pei. Sì. Allora, all'Emporio pure, sì. Io mi preparavo la gara tutta io e poi un paio d'ore facevo stanacqua pure lui. E chi sta dietro dà indicazioni, no? A un certo punto, non so se conosci il posto, non mi ricordo come si chiama la punta, c'è Scogli Petrami. Tra Punta Ottiolo e Scogli Petrami. Insomma, Scogli Petrami è uno scoglio largo, che ne so, 50 metri, basso, che a terra c'ha una striscia che quasi l'acqua, quasi cammini, quasi tocchi, ci vai a piedi. E questo con 40 metri di sacola, 50 metri di sacola, mi faceva sempre andare verso Trazzo Scogli e terra. Cioè, tutti voglio vedere dove mi arriva. Io penso che se non c'era l'acqua così bassa che potevo nascere manco io col gommone, potevo andare fuori da parte Scoglio. Comunque era un personaggio Carletto, Sì, era un personaggio. Insomma, dalla favola, io mi ricordo che trovai una planata sui 27 metri, se con Saraco dall'Arga se va a fila sotto una lastra, c'era i Saraghi da tutte le parti dall'Arga andavano tutta a sta lastra. Pedagno, prendo le mire e poi per paura che te vedeva qualcuno, perché poi qui insomma prende le mire bene ci devi perdere qualche minuto se le può prendere che volete per posto. Ho trovato sto posto, sono scappato e non ci sono andato più. E nel frattempo c'è un posto davanti alla Caletta che chi ci pesca lo sa che fa tutta tipo lastre parallela alla costa sui 17-18 metri. E io sempre perché seguivo i pesci, vedevo che alcuni pesci invece di scappare verso le lastre scappavano dall'altra parte, andavano verso fuori. A di fuori delle lastre, dove probabilmente non c'era nessuno perché si fermavano prima, un paio, 2-3 metri più in fondo, c'era una striscia perpendicolare di grotto lavorato, non faceva tane vere. Quell'endo s'appoggia che c'era l'ira del Dio, che è il posto dove vinse il mondiale Mazzarri sui 20-21 metri. Sì. Allora, prova partenza, io come al solito, poi a quei tempi, come dice Fabio, manca sempre il sordo e fanalina, c'avevo un gommoncino, una cosa. La bagnarola. Per me la corsa era andare su sta lastra piena di Saraghi, non sul posto perché pensavo che non lo conosceva nessuno, invece col fatto che lì ci hanno fatto il campionato, mi ricordo davanti a me c'avevo Aruta, c'era Pappacena, insomma mi sono accorto che se in 10 andavano sul quel sasso io ero un 12esimo, c'era pure qualcun altro che c'entrava niente.
E mentre facevo sta corsa che non sarei mai arrivato vicino all'altri, mi sono accorto che su sto posto de Mazzarri non c'andava nessuno, diciamo. Insomma, lo supero, poi a un certo punto dico, guarda questi che andavano là, Si è perché bloccato. c'erano più pesci da... Chi è che si è bloccato, Claudio? No, 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 Lo no. sai, va? Pronto, La Giuseppe? parla, non ti preoccupare, vai. Insomma, lì c'erano Vai, effettivamente più tranquillo. pesci, però a un certo punto mi sono reso conto che dall'altra parte avrei pescato da solo. Infatti a un certo punto ho preso girato il gommone, piano mi sono buttato con calma, ci ho preso 12-13 pesci, tutti bei pesci, e poi ho detto, mo faccio lo spostamento su sta lastra se mi ci hanno lasciato qualcosa. Arrivo su sta lastra, mi butto, scendo, prendo un saraco, nel frattempo arriva Pappacena che fa, non te giuro, fa 20 metri davanti a me. Io devo fare solo un'altra planata, che praticamente dall'altra parte del catino c'era l'astraco delle due cernie con tutti i sari, che se io l'avevo trovata, perché lui, Pappacena lasciò una cernia dentro, dei 5-6 kg. Probabilmente se io gliela levavo a lui, no, una cernia o altri sari, insomma, ci ha preso un po' di pesce lui nella seconda, perché lui ecco che ha fatto, ha preso la cernia. E i Saraghi non l'ha presi perché aveva fatto casino la cernia. Quando ci è tornato, andavo lì a piedi Saraghi. Se era andato i 20 metri avanti, io lo sapevo. Avevo tolto i Saraghi e lui, l'avevo preso io, magari avevo pure vinto per campionato. Però vabbè, Lo col vedi? senno di poi. Lo Perché vedi? non tanto Apposta, il pescione perché li levava al primo, capito? Qual è il discorso? apposta l'ho detta la fortuna poi. Cioè, Vabbè, E ci poi che è vuole, ci stata vuole. portata la seconda giornata che stavo davanti al porto d'Occhiolo, c'è stava in 15 metri d'acqua una tana, pure quella stracorma di Saraghi. Pallina che l'avevano trovata in 10, l'avevano trovata in tutti. Che lì ce li ricordo bene, mi ricordo bene una litigata, cioè io manco ci ho provato a andarci, vabbè comunque è stata una bella gara. E poi è stata a me la gara che mi ha dato la consapevolezza che potevo fare qualcosa, perché tutta da solo l'ho fatta. Cioè, mentre tante volte, perché sai, tu arrivi in punta dei piedi su certi livelli, te ci devi trovare e vedere che succede. E io venivo da Santa Marinella, avevo fatto un campionato a Follonica 2 anni prima, che ancora, come dice Fabio, mi stanno a cercare, perché ancora sono arrivato ultimo, non ci avevo capito niente. E invece da lì poi, insomma, mi sono dato fiducia, ho fatto qualche bel campionato dopo, poi per tanti motivi ho smesso pure presto, magari avrei potuto pure continuare di più. Potevi continuare, potevi... Ma un po' mi ero stufato, un po' altre cose che Fabio sa benissimo, mi era pure passata un po' sì. la voglia, diciamo. Dai. Comunque posso raccontare un piccolo Io mi piccolo proprio ricordo... al volo di una cosa che gli ho dato in Sì, testa a Massimo. vai. La prima volta che è venuto a pesca con me, no? E lui io so perché io pesco, io so vabbè, via, dai. Insomma, eravamo io, Massimo, in acqua e il barcaiolo sopra. A un certo punto, acqua cristallo, davanti a Pierucci, per capirsi, qui all'uscita di Civitavecchia Sud, poco più avanti, entra un saraco da sopra, si vedeva, e è partito e è andato giù, per cercare di sparare al saraco. Per i primi tempi, lui era premetto che Massimo è stato sempre un aspettista, è partito sempre come aspettista, perché come Tana non è che ci capiva. Che ha fatto? Si è affacciato, ha visto il saraco entrare, lui è andato dritto per dritto davanti alla Tana e il saraco non ha preso. Io ho visto che quando è venuto su, la fucile dalla testa, ho detto, ma che cazzo fai? E ho detto, ma che se va davanti ai tanti? Ma veramente, ma vaffanculo proprio, gli ho detto, così si pesca. Perché io poi sono ignorante, io quando sto in acqua mi trasformo proprio, Massimo sa. C'era un nostro barcaiolo storico che diceva che Roscia aveva preso un piccole dosi. No, veramente io mi trasformo, purtroppo, però finisce, è finito poi quando rientriamo si va a mangiare, a bere, è finito tutto quanto, però lì c'ho talmente una carica adrenalinica che il pesce ha da morire, c'è poco da fare, purtroppo Guarda, o io o lui. Io racconto un aneddoto dei primi tempi che ho pescato con Fabio. Allora vi premetto che io abito a Sant'Anella dall'89, da quando sono entrato in polizia, e prima abitavo a Roma. A Roma io frequentavo i circoli di Roma e se incominciai a fare le prime gare selettive. A quei tempi girava voce che siccome che quando si facevano le gare selettive Fabio vinceva tutte, poi però andava a fare la seconda e ritornava indietro perché poi lì è un'altra cosa, perché già solo il fatto che tu fai le selettive a 250 grammi ai tempi con i lapperi, poi andavi a fare a quattretti il campione italiano con l'acqua pulita, con più fondo, cambiava, era proprio un'altra cosa, era un'altra pesca. Enrico Orpicelli. Che ha scritto?
ha detto Massimo, ti ha detto solo da spostarti molto gentilmente. Ma se l'ho detto gentilmente che non si faceva così. Dai, vai Massimo, scusa. La favola, la diceria che girava nei circoli di Roma è che tutti quelli della Luni del Mare, che era l'allora circolo di Fabio, pescavano tutti per lui, cioè praticamente tornavano chi con 2 pesci, chi con 3 pesci, Fabio tornava con 20 pesci perché tutti pescavano per lui. E devo dire la verità, un pochetto ero convinto pure io. Vado a lavorare al porto di Civitavecchia, lui lavora al porto di Civitavecchia, dai, come dice lui, dai, andiamo a pesca, rompo le palle e mi porta a pesca. Beh, a prescindere dai fucilate in testa, che forse è una cosa pure qualcun'altra, io vi assicuro che sono stati i primi 2 anni a correre dietro a Fabio, non ce la facevi a stargli dietro. 5-6... E lui, dopo, ma adesso ci riesco pure io, ma ci è voluto un po', cioè è che mica via fiato, mica respira. Respirava, ma no, un po', tutto il giorno. Guarda, io l'unico che ho visto, io col fatto che ho fatto pure il secondo Arbatax, ho visto, ne so, ho fatto dei tuffi con Bellani che c'è un fiato assurdo. Bellani l'ho visto scendere contro l'ampunto a 40 metri, che lui che scende a 40 metri senza sganciare, senza niente, e mica va dritto per dritto, lui scende a foglia morta. Tranquillo, se guarda il coso. Chi c'ha il ritmo tipo Fabio è il Paolo De Silvestri. Il Paolo De Silvestri è un altro che era tutto ritmo, ma in una maniera impressionante. Ne ho visti pochi così. Cioè io mi ricordo, pronti via, 20 metri scende, che piafiato Fabio. Adesso magari cominciamo a mettere tutti qualche annetto. Ai tempi, mica fino a tanto tempo fa era così. Posso raccontare? Mi posso agganciare un attimo a questa cosa che ha detto Massimo? C'è stato... Sì, adesso sì. C'è stata una selettiva che valeva anche... un giorno valeva solo come selettiva e il giorno dopo era un'altra selettiva e campionato valevole proprio come campionato provinciale che vinsi io. Allora il primo giorno era alla Frasca e vinse Moretti che portò al peso, se non sbaglio, 30 saraghi. Trovò un'impallatona di sare che gli passò un gommone sopra, lui stava sul fondo, si sare che tutta a pigna si sono infilati tutti nello spacco, lo ricordi? E lui, Giancarlo Candela c'era e insomma hanno fatto una strage e io arrivai, se non erro, quella selettiva arrivai terzo e c'era la buonanima, carissimo amico, poi siamo diventati amici, Francesco Lanna, che era il giudice di gara e faceva anche la pesatura, e tutto quanto si svolgeva giù alla sede della Foce del Mignone. Io ancora ero all'Uni del Mare, se non erro, o già ero Foce del Mignone, non mi ricordo, va bene. La seconda giornata il campo di gara della selettiva e valevole pure come campionato provinciale si svolgeva davanti al poligono di Tarquinia a Pian di Spilli, acqua cristallo, e mi ricordo che c'era un bel correntone di maestrale, io mi buttai sulla secca dei cannoni, è chiamata la secca dei cannoni, quella che sta 7-8 metri di fondo, e cominciai a prendere pesci e trovai un paio di tane pizzate cariche a picco di cefali. Prima ce n'erano tantissimi in questi posti, adesso sono spariti e ne presi, se non erro, 8-10 cefaloni. No, pesci da 1 chilo, 800 grammi in chilo, ma ne ho presi una decina perché poi prima era diverso, l'acqua era talmente bella che ti consentiva pure da scorrere, te ne fregavi poi, perché tanto trovavi pesce sempre scorrendo. E mi ricordo che mi sono lasciato andare, poi ho lasciato perdere perché poi era da cercarli, uscivano, cominciavano troppo difficili e ho lasciato perdere, ho cominciato a scorrere e presi altri 10 pesci, portai al peso, se non sbaglio, 18-20 pesci, vinsi il campionato provinciale e vinsi anche la selettiva. Davanti a tutti, quando tirarono sul carniere, la buonanima di Francesco Lanna disse: questo carniere è molto dubbio. E io stavo lì, ti giuro, mi sono sentito piccolo così. Ho detto che vuol dire molto dubbio? Scusi, perché io sono tanti anni che faccio il giudice di gara, che vado a pescare, non mi è mai successo in gara specialmente di prendere 10 cefali. Non ci ho visto più. Beh, mi sono arrampicato sopra le persone che volevo ammazzare.
ti giuro, mi sono arrampicato sopra le persone, mi hanno fermato, è successo in casino, no? Ma come fa? Ma come ti permetti? Mi hai tutti perché non capisci, non sapeva neanche di che stava a parlare. Perché per lui era la prima volta che vedeva 10 cefali in una gara dove c'erano 35 persone. Dice, come fai a prendere? È impossibile, 10 cefali. E io avevo preso 10 cefali, 8, 18 o 20 pesci presi. Il peso minimo era 200 grammi, a quel tempo, era 200 grammi. Però i pesci che avevo preso erano tutti cefali, saraghi, c'erano solo 2 tordi, perché prima al poligono era... Ma te premetto, i saraghi li presi tutti in 4 metri, 5 metri di fondo, no di più, No, di più, li vedevi a 30 metri di distanza perché c'erano 30 metri di visibilità, vedevi questi saragoni, andavano dentro a un buchetto, hanno detto via, presso un altro. Cioè non è che ti mettevi a perdere tempo, capito? Cioè secondo me l'arma vincente mia che è stata ai tempi delle selettive era che non mi mettevo a fare buco, perché prima l'acqua era sempre cristallo, sempre bella. Volo piumato. Io stavo sempre a scorrevo perché scorrendo tu copri più mare, più pezzi di mare e avevi prima più possibilità da trovare pesci. Adesso non è più così sicuramente, perché adesso o ti vai a cercare buco o se no sai quando ne trovi. È diverso adesso, capito? Eccoci, basta, io ho finito. Mo sta Massimo però, dice qualche altra cosa. Massimo, sì, dimmi. Aspetta, mi sentite a me? Sì, adesso sì. Ah, perfetto. Qualche spunto. No, io volevo un attimo... Ecco, non ti sentimo più, Claudio. Ma il problema di Claudio è che lavora a Telecom, però siccome non gliela fanno pagare a lui, gli fanno lo sconto, io lì c'ho poca connessione. Ti racconto del tonno. Tonno. Vabbè, racconta il tonno. Ma non mi senti davvero? Adesso sì. Oh, allora andiamo, ci invitano a una gara per beneficenza Arbadax. Arbadax. Sì, ho vinta io, mi pare, pure quella. Mi pare di sì. Ho vinta io. Il giorno prima della gara andiamo a fare una pescata, mi ricordo c'era... Allora, sul gommone eravamo io e lui e Barcaiolo. E c'è che cosa? Come si chiama quello che poi ha fatto pure bene i campionati, pure il figlio, oddio, lo vicario. Lo vicario, ma c'era pure da Piran, se ti ricordi. Allora c'era in equipaggio eravamo io e Fabio, non mi ricordo chi sul gommone, e l'altro erano da Piran e lo vicario. Che mi sì, bravo. Il figlio. A gara, c'era una gara lì. Era una gara, dovevamo fare questa pescata per vendere il pesce per beneficenza per darla a sto ragazzo, c'è avuto un incidente, doveva fare un'operazione in America, una cosa del genere. Sì. Quindi, diciamo, era una pescata per vendere, ma per vendere per beneficenza era tutto, tutto regolare. Sì. Andiamo a pesca, era freddo, era gennaio, dicembre, che era? Sì, ma no, non era gara lì, lì era il giorno prima. A un certo punto, siccome da noi mo succede sempre raramente, quando c'è stata una mangianza enorme di gabbiani in mezzo al mare, sotto ci stanno i palamiti, no? Di solito, a noi tante volte te butti sotto e spari due palamiti sotto ai gabbiani che mangiano. Questa è una cosa che si è sempre fatta. Ancora se da metà a muta, stavamo tutti con sto freddo col gommone, a un certo punto abbiamo verso fuori sta mangianza impazzita dei palamiti. E gli faccio Fabio, che fa? Dice se buttiamo, lui mi fa, ma a me mi fa butta, insomma, allora faccio una premessa, come ero sempre più piccolo, era quello che faceva la cavia, poi c'è da raccontare quella, poi mi mente quella di Montarto, dico. Era quello che andava, se mette a muta andava a vedere com'era l'acqua, certe cavie lui e Flavio, perché io ho 7-8 anni meno di lui e più meno di Flavio. Insomma, vabbè, dai, mi metta muta, tanto era una palamide, mi butto, c'era una nuvola del bianchetto, capito? Quale? Quello che... I bianchetti, quelli, sì, i bianchetti, i pesci vivi. A un certo punto palamidi niente, insomma, mi metto a mezz'acqua, mi s'aprono questi bianchetti, mi punta intorno dal fondo. Io con 100 con elastico stavo, 110 con elastico, non è che stavo, infatti poi i fucili non è che mi piacciono molto, io sono molto tradizionalista. Distinto, io giro la cosa e sparo. Ci ho avuto la fortuna di prenderlo nel quarto posteriore sulla spina, per cui praticamente gli ho semi paralizzato la coda. E nonostante tutto ci è voluto Fabio che poi la muta si è messa, che si è ributtato e gli ha dato la seconda botta dopo un pesce di 42 kg, il pesce più grosso che mi preso. E poi facciamo una gran bella pescata, è stato forte quando siamo rientrati in porto e prima abbiamo fatto vedere i pesci. C'avevamo sto l'accappatoi.
Da Piranha sta a fregare, a quel punto a quei tempi era il top, stava a fare le cazzette, era il periodo che iniziava le cazzette, no? Bravo, bravo. Poi diceva, vabbè, ora c'è pure il bambinello, vabbè, le solite battute da pescatori, calciatori. In poche parole... beneficenza. In poche parole hai ammazzato da Piranha, dai. Ma ricordo, pure una cena mi ha raccontata la Massimo. Quella dei coppe è bella perché allora ci si era preso che si buttavano prima i coffa a denti e poi si andava a pesca in tre, no? E alla coffa c'è sta l'anello, quando tu si incastra la coffa, ti vanno giù l'anello di piombo. E se io, siccome che sinceramente sono bravo col fucile, ma non capisco nulla dei ami, se a me mi danno una lenza, rimangono una lenza e in filo diventano una lenza, non sono manco capace a far noto. Cioè, io non so manco che esisteva l'osso protovo perché mi dicevano che io ero l'anello, poi ho capito perché mi dicevano l'anello. Allora finivo la pescata per andare a tirare su sta coffa. L'acqua è una merda, scusate il termine. Torno da una trentina di metri sotto il fango, che io neanche sapevo quant'era. Mi fa, vabbè, non ti preoccupare che se tutte e due, capito? Se non te leva la muta, che se magari c'è da tirare il pesce, un bel pesce, te butti, gli spari. Mi hanno mandato almeno 4 volte a forno a togliere la lenza sotto gli scogli. Sta cacchio di coppa non saliva. Il pesce c'era. Ma che c'era? Tastoni, ma forno, saranno stati 28 lì al Marchese, scogli del Marchese. Vedi, ecco, bravo. L'anello. E lacrime all'occhio, regà, e lacrime all'occhio c'ho. Ma solo perché mi riviene in mente la scena, capito? Perché io gli dico, Madonna, porca mia, mi sa questo è pure grosso, a Massimo è pure incagliata la coffa, e far favore, va giù, scaglia la coffa, invece non era vero. Perché era la caga, perché a montato non sai mai come l'acqua finché metti la testa sul fondo. Quando peschi, quando peschi a terra, ma quando peschi fuori, l'acqua è sempre più l'estate. Oddio, e poi devi andare a vedere sotto. Io scendevo e loro stavano sul tubolare a sentire il botto. Che... Oddio, che bei momenti che abbiamo passato, ragazzi. Tipo un posto che si può dire che rientriamo, ma mi ha detto lì ci stanno i denti, ci saranno ritorti alla muta, no, ma tanto non ci stanno più, ma l'ho sentito lì, insomma, vabbè, ti ricordi, fate, lo sto a parlare, ho detto, sai che c'è, mi rimetta la muta, mi butto 3 dentici, e lo perché non si può dire? Perché non si può dire? Non si può dire perché poi ci vanno tutti. Ah, ecco. Sei troppo geloso. No, però prima è troppo facile a nascere, ma non ci stanno più, ora stiamo a parlare sempre di quei tempi là. Raga, io scusate se mi rintrometto, io ieri lo stavo dicendo prima a loro quando non eravamo in diretta, ieri sera c'è stata su Teleradio Civecchia hanno rimandato di nuovo un vecchio filmato mio di 11 anni fa, 12 anni fa, un'intervista, album, dove mi hanno fatto un'intervista, diciamo, un giornalista, e mandava pure dei filmati, io insieme a Nicola lì stavo in Polinesia che toccava la coda della balena, insomma una cosa, una bella intervista. E 11 anni fa o 12 anni fa, rivedendola, non me lo ricordavo che l'avevo fatto, avevo già denunciato il problema di questa cazzarola d'alga che sta facendo sì che i saraghi diventano di gomma, capito? E l'avevo detto 12 anni fa, l'avevo denunciato 12 anni fa, l'avevano sentito in parecchi, eppure non gli è fregato niente a nessuno, finché non siamo arrivati adesso, in questo momento qua, dove ormai il sarago qui dai parti nostri è quasi proprio immangiabile, sta diventando proprio sempre più ma pure la carne non è più buona, e secondo me se non si prendono provvedimenti il sarago, a parte che è un pesce che sta scomparendo qui da noi, perché io ho visto un calo esagerato, non so se Massimo conferma, sì. Cioè proprio sono proprio spariti. Ma poi prima io che ho notato, Fabio, sono di punti che c'è sempre, quando c'è l'acqua pulita, noi chiamiamo c'è sempre la pallona di Saraghi, no? Puoi prenderli in altro discorso. Sì. Sono di punti che la pallona di Saraghi, e queste pallone di Saraghi una volta erano tutti saragoni, ora ci stanno sì, quelli a mezz'anno. Sì. E i 3-4 più grandi per pian Sarago di 7-8 tetti sono tutti saragotti, capito? Sì, bravo. D'inverno però alla fine se te fai quelle famose calate di sole qualche saragone grosso c'è sta ancora, però comunque sia sempre meno e sempre meno grossi.
Bravo, bravo, cioè non è più, no, non è più. Prima i calate di sole era matematica, se c'era, Sì. specialmente c'era un po' di maretto a bottatura, poca poca sul sottocosta, era infestato di saraghi gennaio e febbraio. Cioè era proprio, Sì, sì, sta come no. cambiando proprio radicalmente, il fondo pure sta cambiando. Io ho Era più notato che scuro, era più ormai chiaro una volta. era più chiaro, più bello, il grotto più pulito. Più Adesso vivo era. era più vivo entra in Zarago nel grotto non lo trovi più perché c'è tutta quella cazzo d'erba che io è parecchio che lancio sto grido d'allarme, è parecchio che dico da cercare di fare qualcosa, è parecchio che dico sperando che c'è qualcuno che conta, che ci sta a sentire, da fare una verifica dei scarichi dentro ai fiumi, delle fabbriche che scaricano, perché in questo momento dove abbiamo avuto un fermo pesca dovuto a sta pandemia, no? I fiumi, ma perché sono diventati puliti? Mica perché non ha piovuto, perché poi, bene o male, ci stanno i fiumi come Marta e Fiora, che sono sempre pieni, buttano sempre giù, neanche d'estate l'acqua è pulita. Eppure, sti giorni indietro è diventata pulita pure dentro al Fiora l'acqua. Cioè, qualcosa c'è che dovrebbe far capire a qualcuno che ci sta sentendo che sta molto più in alto. Cioè, ragazzi, vuol dire che a monte ci stanno tante fabbriche che scaricano nei fiumi abusivamente e buttano la merda delle merde. Cioè, c'è bisogno di andare a vedere veramente queste cose qui. E poi queste qui non fanno altro che, oltre che intorbidire l'acqua, va bene, a far sì che l'inquinamento diventa una cosa impressionante, oltre allo scarico alle navi, tutto il movimento che c'è. Però i fiumi, secondo me, è una cosa che va vista, va controllata di più. È No, un allarme una volta l'acqua era che diversa, non c'è niente da fare. c'è qualcosa c'è che non va, no? No. Cioè, mo se C'è fa qualcosa. o scirocco come si deve, zone Cavalluccia, sud di Capolinaro, non riesce a pescare, sbatti la testa. Io mi ricordo da ragazzo, quando era torbida, che c'erano quei giornali, l'acqua era torbida, a galla non te vedevi le mani, perché quelli sono sempre state, ma sotto c'era sempre il tetto. Tu Bravo. non andavi al Cavalluccio che non vedevi, che non potevi pescare, perché mo ti succede, mo certe Sì, giornate io te lo so che non è sì, sì, possibile, una volta non succedeva mai, a sì. meno che proprio il giorno dopo l'alluvione, no, non Ma succede. neanche. Io mi ricordo nell'88, quando fece l'alluvione Però una mucca 87 qui a davanti Civitavecchia. nell'88, una paura. A Una mucca Civitavecchia ha morta fatto. davanti. Beh, l'alluvione, cioè, ha fatto io dopo 2 giorni stavo a pescare all'antemurale. Io mi ricordo sempre queste cose qui, io me le ricordo, ancora ce l'ho impresse qui. Io avevo Carletto, quello di cui parlava prima, che mi veniva dietro sopra l'antemurale era molto più corto. Io scaricavo un portapesci a metà antemurale e glielo davo a lui. Ah, Poi pure mi che ridava il c'è. portapesci e lo finivo da riempire. Erano tutti cefali, qualche spigola, sari. Però era impressionante. Io l'antimurale lo scoprì perché vidi la prima volta a Pescacce, carino, il poro Roberto Moretti. Roberto Moretti, un grande subacqueo, un grande, diciamo, ha fatto pure parecchie gare, era bravo, abitava pure a Santa Severa ultimamente, è morto vabbè, un po' d'anni. Roberto Moretti è quello che devo dirlo, mi ha insegnato a pescare l'antimurale, perché io ero un ragazzotto, andavo all'antimurale, c'era il mare che entrava dentro al porto, i cavalloni sbattevano, arrivava la schiuma. Un giorno stavo lì all'antimurale, passavo sopra per non bagnarmi, vedevo, ho visto 2 pinne a giù, però non ero convinto. Ma che cazzarola è? A me mi sono parse 2 pinne. Ho aspettato, dopo 50 secondi, bluff, esce fuori questo qui. Porca miseria, ma è un subacqueo. Ma c'era il maremoto, credimi, il maremoto. Ma questo è matto. Ma che sta a fare? Non ci si vede niente. Ho aspettato, gli sono andato dietro. Alla fine è uscita la marina. Lì alla fine dell'antimurale c'è la spiaggia, c'era, adesso è diventato tutto anfiteatro. È uscito dall'acqua, credetemi, aveva il portapesci pieno di saraghi da 800 grammi, 1 chilo, neri come il tizio e spigole. E in mano indovinavate poi che aveva? Un mini Stan e 5 punte. Allora, A Moretti, sentire, mini Stan e 5 punte all'aspetto pescava. Come poi pescavo io dopo di lui. Così. Fabio, io sta 5 cosa di punti. Moretti da te non l'avevo mai sentita. Io Moretti ho avuto la stessa identica esperienza tua, però da un'altra parte. Io sta cosa la sento di stasera da Fabio. Eh, eh. Allora, io da ragazzo avevo l'ombrellone a uno stabilimento qui di Angeletto, sarebbe accanto a Frinchillucci, dopo le Sì, gialle che è. E già
qualche pesce lo prendevo, Sì, avevo sì. 16-17 anni, insomma, diciamo che io partivo tutte le mattine da lì, quando rientravo c'era tra il pischelletto e c'era il gruncone, un po' di saraghi. Il giorno fa la mareggiata, d'estate, le mareggiate estive, e noi stavamo su a giocare a carte, mi ricordo ragazzi, ragazze, te ho detto, avevo 17 anni e qui, ma come frega più di tanto del mare, però era mosso meno male. Ma tante E ragazze a te non ti piacevano, mi no, non mi sono ricordo. mai piaciute. E un amico mio, un altro che a quei tempi veniva a pesca come cosa da surf, mi fa, ma c'era stato mare il giorno prima, aveva girato a maestrale, aveva spianato e l'acqua era zozza. Per noi l'acqua, poi stiamo a parlare veramente dell'anni 80, l'acqua era zozza per me. E mi fa, ma c'è un pallone là fuori? Faccio, no, ma chi è il matto che va a pesca con questo pallone e sta lì fuori? Però tanto io stavo lì, con l'occhio, guardavo con occhi le carte e con l'occhio il pallone lì fuori. No? E questo c'è stava il pallone e non usciva. Non usciva pescato. Io evidentemente dicevo, ma che sto scemo, ma che cazzo sta a fare? Ma che è matto? E sta storia andava avanti in par 2 ore e mezza. Che lui esce armoletto sotto ai militari, diciamo un po' più verso Civitavecchia, no? Esce fuori sto Moretti, io non lo conoscevo, è uscito fuori così. Che mi ricordo c'aveva Dentici, Saraghi, che c'aveva il fiorino, c'aveva un furgoncino, un furgonato, aperto sto furgonato riempito a bacinella di pesce. Io mi dedico da lui che chiudeva il fiorino, quello che non so manco c'era fino a quei tempi, e a metteva la muta è stato un nanosecondo. E lì ho scoperto che col mare mosso, ma tu andavi fuori, l'acqua era torbida, ma tu quando arrivavi a mezz'acqua era bruso, i pesci da tutte le parti, col mare mosso. Infatti tuttora quando ci sono certe condizioni col mare mosso mi piace, ma non è come ai tempi. Come ti appoggiavi dovevi scansare i saraghi contratti scansavi a quei tempi lì. Ovviamente solo all'aspetto, lì ce l'aveva a 90, non ce l'aveva a Milsten. Uno Sten, sicuramente aveva lo Sten nel 94. Comunque, sì, non so Sten perché lui adoperava aria compressa, per quei tempi l'arbalete neanche c'era. Mi mente un aneddoto, questo guarda, l'ho raccontato tanti anni, ancora mi fa ridere, Fabio non c'entra niente, non so se Iaron mi ha raccontato. Meno male. Sempre ombrellone lì a sto posto. Mo devi sapere che chi c'ha l'ombrelloni che c'è sta tutta l'estate, alla fine del mese, dal 31 luglio al 30 luglio al 1° c'è sta il cambio. C'è il cambio, no? C'è chi finisce la stagione e chi viene. Una mattina d'agosto, mi ricordo era il 1° agosto, da ste scalette, perché delle scalette per scendere in spiaggia ti arriva uno che aveva Borsone Scarpati, ti ricordi? Tutta la linea Scarpati Parapara. Quella verde, un callo se sarà morto di callo, insomma, Scarpati, c'era tutto, per cui c'aveva lo Sten. Sto Sten è tutto nuovo, cioè Fagotto c'era ancora, se ci poteva essere l'etichetta, c'era ancora l'etichetta. Questo si vede a sombrellone, apre sta borsa, comincia a se veste tutto punto. Tutti quanti a guardare questo qui. Te dico solo se mette le pinne all'ombrellone, ma te giuro, pla, fa 4 metri, arriva dentro l'acqua, butta il pallone, già vestito, con la maschera qui, si mette la maschera. No, Stan con la pompa attaccata. Io gli faccio, scusi, ma la pompa? No, perché ogni volta che sparo gli poi dice no. butta sto fucile tutto quanto, c'era il cerignolo, il cerignolo sarebbe il retino quello che si chiude e si apre. Sì, quello di pescatori cani. Allora, guarda che poi tante volte lì c'è sta, per chi non lo conosce c'è sta, perché è una spiaggia ricavata, praticamente hanno fatto il muretto di cemento, ci hanno messo la spiaggia sopra, per andare a mare c'è sta un pontiletto di tuffi, l'acqua è alta mezzo metro, poi risale che l'acqua diventa veramente alta così, e alla fine di quest'acqua alta così ci stanno le buette con limite acqua sicure per i ragazzini. Questo si butta, supera queste boette 40 cm d'acqua, cominciamo a sentire strillare, ha preso una spiola di 4 kg con suo fucile attaccato. Lo senti? E ha finito lì, giustamente rientra a sta spigola, pensa che ancora cammina Pangeletto, perché poi le cose mica. Insomma, sai come è andata a finire? E il giorno dopo torna con l'asta storta, tutti i pescetti triturati, con te immagini con lo Sten ogni volta che sparava pompava. E il terzo giorno è tornato col manico dello Sten. È scoppiato.
scusa, non lo scorderò mai. ho visto, mi sa, parecchie domande, mi sbaglio? Che sono scorse, prima vedevo qualcuno che... Sì, se mi fate parlare... infatti, basta, dai. Sì. Dai, allora, aspetta. No, vabbè, ma è bello se ti... mica... No, ma io... Fa qualche domanda da soli, no? Perché uscite da soli in gommone, da un porto, dai porticcioli così, a mattina presto, vi capita che qualcuno vi segue e vi viene è sparito, io non lo sento più dietro. Come vi comportate? La verità però dovete dire, Eccomi. Me te fermi, non lo so perché così. Mi senti? No, dai, a posto, vabbè, però ha detta bene, perché se blocca, ma se blocca pure la voce, poi dai, ridici. Vedi, mo sta così fermo, bloccato per me. E lascialo perdere, tu parlate, che ti sente? Non ho capito la domanda però. Come l'hai capito? Allora, voi uscite normalmente col gommone, ok? E uscite da porticcioli così a mattina presto da soli. Qualche volta vi è capitato sicuramente qualcuno che vi riconosce, dice quello è Massimo, quello è e ci vengono dietro Massimo, viene dietro col gommone e vi segue. Come vi comportate? Andate sui posti brutti? Guarda, allora su sta cosa io sono un po' meno paranoico sulla sabbia, anche perché mi sono accorto che poi alla fine i posti bene o male li conoscono, però ci sono dei posti dove non è che li conoscono così tanto. Beh, ti assicuro che quando sta con Fabio, se poco vede un gommone all'orizzonte non si pesca. A parte che mi viene in mente che c'era un nostro amico che aveva l'incubi che vedeva sempre Bardi a Montarto ogni gommone. C'è Bardi e sta andando certi pescare. Sì, diciamo su certi posti non ce vai, altri pazienza, tanto si sa che sono conosciuti, alla fine pesca e chi se ne frega. Tanto è... A me mi è capitato invece uscì dal porto, andare a mare, a un certo punto vedi un gommone che te punta. Io ho sempre questa cosa qua, l'ho sempre adottata e parecchie volte ci ho fatti cascare e mi sono proprio divertito, guarda, da morire. Vado via dal posto, cerco, prima gli vado incontro, perché così almeno qualcuno che mi sente, se gli capita che c'è un posto segreto, per non farsi trovare, per modo migliore è questo: vai incontro al gommone che vedi che ti sta venendo verso te, in modo che lo confondi, no? Andandogli incontro, la traiettoria del gommone, la scia del gommone lui non la vede più, e andandogli incontro lui si ferma o devia un pochettino, poi devi pure tu insieme a lui e vai fuori. E io che faccio? Ho sempre fatto così, vado in mezzo proprio alla sabbia, un po' lontano, molto lontano, mi butto, sto un quarto d'ora, 20 minuti così, magari ci saranno pure 40 metri di fone, tutta sabbia, fango, così. Sì, e poi me ne vado. Tu vedi questo gommone, mi è capitato tante volte, sì, che come io me ne vado, vedi che parte, va lì, tocca e si butta nell'acqua, eccolo che va a fare sconciglie nel fango. È il modo, perché lo sai che c'è, i posti bene o male si conoscono un po' tutti ormai col GPS, ormai, perché prima era quasi impossibile trovarli perché non era facile, adesso col GPS sono tutti segnati, non è difficile, però ci stanno dei sassi proprio isolati dove io ancora adesso, pure nel filmato che ho messo l'altro giorno, che non sparo le corvine, ma io lì non le sparo apposta perché tanto so che non lo conosce proprio nessuno, è vergine quel posto, e ci prendo ogni tanto una cernia. Siccome le corvine fanno da richiamo per la cernia, e non sparo mai le corvine nei posti dove so sicuro che poi ce li vado e ci posso prendere una cernia, mentre invece ci sono dei posti che io mi tenevo veramente come all'oracolo, andavo, ci prendevo una corvina, due corvine, ma spacchi proprio insignificanti, un po' più fondi, magari 28-29 metri, e c'era sempre una nuvola di corvine. Ho scoperto che me l'hanno trovato perché ogni anno sempre di meno, finché non sono arrivato un giorno, ci ho trovato un'asta piantata, ho detto ecco perché ce n'erano sempre di meno, capito? E ho sgamato che quel posto era stato trovato, infatti erano finite le corvine, perché in un posto diciamo
dove c'è uno spacco molto facile, isolato, se tu le togli tutte e spari proprio a rompe, ma lì non ci andranno mai più. Se invece tu spari più pesci in un posto dove è tutto spaccato, non è un problema, perché lì hanno modo da rifugiarsi. Mentre invece lì, che è l'unico spacco che c'è, che è uno spacco d'appoggio, se tu gli dai a sterminare e poi non ce trovi proprio più, ammazzi la tana. Ecco perché dico io, le tane le finisci solo quando fai uno sterminio, ma tane particolari, non tutte le tane. Su un sasso tane, in sasso isolato in mezzo al fango, isolatissimo in mezzo al fango, se tu fai una strage e le levi tutte e non ci trovi più niente. È normale, no, che finiscono, no? Come è successo a Capolinaro. A Capolinaro c'è nel posto quello che poi trovò il primo ad andarci fu Rusticali in Appenea insieme a Pacenti, quando ci fu il campionato italiano, che ci prese il Dentice, no? Che c'erano i Cenni, ti ricordi? Ma quel posto che adesso ormai conoscono tutti, quel mammellone che viene a 20 metri e sotto fa 27, ma lì c'erano i fiumi di Corvine, oh. C'erano i fiumi di Corvine, l'hanno scoperto tutte, e hanno cominciato a sparare corvine, e noi ti ricordi di aver sparato una corvina? Io mai lì, mai, e ce n'erano tante. Io facevo o una aspetta a Dentice e me ne andavo, o cercavo da sparare una cernia. Poi Massimo ci è andato, ha cominciato ad andarci tranquillamente, ci s'ancorava, no, non è vero, dimmi, non è vero, ci s'ancorava, hanno visto pure da Fiumicino Cordrone, dall'elicottero, e poi Massimo ci ha incastrato poche cerne. Quante ce n'ha incastrate? No, una ce n'è rimasta, una sola, vabbè, capito? E cioè, quei posti lì, se ci va sempre uno solo, le rispetti, ci prendi, ma pure prende una corvina e te ne vai fuori tana all'aspetto che ti viene. Ma se tu cominci a sparare, dagli tutti i giorni una, due corvine, finiscono. E infatti sono finite. Mo ci stanno i pesci rossi. Ma lì c'è più identici più che altro. Ma lo so, qualcuno ha sparato perché sono finite. Io no, io ho preso ma ti ho detto, io ci sono andato 10 volte, ci ho preso 2 cerni, mi pare, qualche dentice, ci ho preso pure un'orata grossa. Ci ha preso una cernia Manolo st'estate. Vedi, ogni tanto ci deve prendere una cernia, ma le corvine sono sparite. Le corvine sono sparite, capito? Ma grazie, sei bloccato. La domanda che ha fatto Alessio, riuscite a vederla? Chi è? Alessio Menciotti. Ciao grandi, sorvolando uno spot, esiste la possibilità di capire tramite segnali quali conformazioni del fondale, colore della stessa presenza, in particolare alghe, se la zona non darà la possibilità di incontri quando sorvoli e vai in cerca di meglio. Rispondi tu, Massimo? Guarda, io posso dire una cosa, per me questo fa parte dell'istinto del pescatore. Bravo. Anche perché poi c'è da dire una cosa, che tutti i posti sono buoni nel momento giusto e tutti i posti non valgono niente nel momento sbagliato. Non c'è un posto meglio di un altro, certo sono posti meglio di altri, però anche i posti più belli ci devi andare nel momento giusto. La bravura è capire se dove sei passato sopra può essere un posto che vale la pena magari di andarci, magari non ci ha trovato un pesce, però sai che potrebbe dare, e poi nel tempo ti rendi conto se ci hai preso o no, perché poi ci sono posti bellissimi che non ci vive niente, posti insignificanti che non si sa perché fanno pesce, capito? Bravo. Io ho un motivo proprio che te devo dire che mi dice di andare lì, magari il movimento del pesce, non lo so, ne ho visti talmente tanti negli anni che poi dopo mi dice, mi fa scattare quella molla in testa che non te so neanche spiegare. E l'esperienza è stata tanto un'acqua, vuol dire, su sto giochetto. Sì, poi diventa automatica la cosa, manco te io invece ho capito una cosa, ho avuto 2 esperienze, una a Olib in Croazia durante il campionato del mondo, dove trovai un sasso, era pieno di saragoni, ci riandai con un po' di mare mosso, dove uscivano alghe da tutte le parti, non c'era niente. Riandai col mare calmo, si era riempito da alga morta, con l'acqua scooter, perché prima si usava quello subacqueo, il maialino, lo misi davanti alla tana finché non tolsi, la pulì tutta quanta la tana, fece uscire proprio tutte le alghe dalla tana, e il giorno della gara ci presi 4 saraghi. Cioè, questo qui vuol dire che la tana è buona, però quando ci vanno le alghe morte e non c'è da mangiare, perché alla fine
è tutto lì, perché il pesce va dove sta da mangiare, per favore, è così. E l'altra cosa è che che dico, c'è sempre da imparare. So 2 anni, ma pure 3, sì, che pesco in Francia e prendo spigole. Io sulle spigole sì, avevo esperienza, ma sempre esperienza prendendole all'aspetto, in tana qualche volta, però lì si pesca in un modo particolare, si pesca sotto agli allevamenti delle ostriche, che non è vietato, ci puoi pescare tranquillamente col pallone, non è vietato assolutamente. E ci sono degli allevamenti che stanno a 1 metro dal fondo, e alcuni che, essendo molto sabbioso il fondo, si sono abbassati parecchio e stanno a 40 centimetri dal fondo. E non capivo perché nei posti dove c'erano 40 centimetri dal fondo faceva sempre spigole, sempre. E poi nei posti più alti non c'era quell'erba verde, e infatti non c'erano le spigole. Nei posti invece dove il sacco delle ostriche quasi che tocca sul fondo, c'era questa alga verde e ci stanno questi spigoloni, stanno fermi, immobili. L'ho capito il perché stavano lì quando un giorno, perché le pulisce sempre mia moglie o mia figlia, un giorno ha detto: oggi pulisci te perché noi ci abbiamo da fare. L'ho pulite e credetemi, una spigola di 4 kg avrà avuto 40 granchi, di quelli piatti, noi chiamiamo qua papengole, non so come le chiamano là, vabbè, quelli piatti di sabbia, quelli sono granchi che li fanno nell'alga verde, alga morta, e loro stanno lì fermi, le spigole, all'aspetto per questi granchi, e perciò ho capito, stanno lì perché c'è solo da mangiare. Ecco perché dico pure il sargo, pure la corvina, è tutto rapportato al mangiare, più roba da mangiare c'è e più pesci ci stanno. E poi pure, sai che c'è la conformazione del forno, non hai visto? Io ho me ne ricordo 2, ma mi è capitato sicuramente altre volte di vedere tane, che possono essere come altre tane, che la volta che l'ho trovate non c'era niente, però ho detto, per me sta tana, e ce n'è una in particolare che negli anni ci ho preso tanto pesce, ma non l'ho trovata, ci sono passato davanti, mi è solo piaciuta, prese le mire. Capito? E poi negli anni, perché su posti del genere, nel momento giusto, con le condizioni giuste, specialmente da noi che sono molto variabili, chi da noi capace che con ora ti cambia completamente tutto. Sì. Lo capisci, non lo so, esperienza, istinto di cacciatore, perché poi di fatto noi sono quando andiamo a caccia. Sì, infatti è l'esperienza. È l'esperienza, alla fine, tanta esperienza, che alla fine fai una memoria fotografica delle tane dove ci prendi pesce e capisci come è fatta la tana, dici allora quella tana lì oggi non c'è niente, però è simile a quella lì dove ci ha preso 4 sarighe in giorno, può essere una tana buona, ci ritorni magari un altro giorno ci stanno i pesci dentro. Certo. Senti, una cosa, mi sentite? Sì, come no? Ah, perfetto. Ma a voi è mai capitato, a me mi capita spesso, poi specialmente ultimamente, magari io vado da terra, quindi quando non ti sento più. Vabbè, mo ritorno, parto, sono limitato. Ecco. Ma com'è? Sono rimasto da terra. Ad pagare la Telecom, dai. Parto da terra. Siamo morti. Sei frizzato. Che praticamente so 2 o 3 ore che non vedo nulla, e poi magari mezz'ora, 40 minuti e pieno di pesce. Pieno di pesce. Magari in una zona c'è tutto il resto, tutto intorno non c'è niente. Pigli 3 pesci in 4 tuffi e la pescata tutta la pescata. A pinne mi capita spesso. E sinceramente non lo so perché. Allora, guarda, a me mi è capitato, senza cambiare le condizioni, spesso, se cambiano le condizioni il motivo ci può essere, ma senza cambiare le condizioni, a me mi capita spesso. Poi a pinne ci pesco tanto, a differenza di Fabio. Sì, io però sì. Mi è capitato spesso. Vai. Una cosa volevo dire a Massimo, perché Massimo è un aspettista e secondo me ci capisce pure più di me sui identici, perché poi alla fine c'è sempre da imparare, no? Da tutti quanti, è quello che dico io,
che uno non può mai dire sono arrivato, io capisco tutto e sono campione, non mi deve insegnare niente nessuno, no? Io il fucile lungo l'ho fatto via io in mano quando è vero, ma infatti io lo dico perché è così, nella vita bisogna essere umili, perché secondo me per diventare pure un campione ci vuole pure molta umiltà, per me, sempre come la penso io, sono cose mie, possono essere giuste o sbagliate, però io volevo sapere una cosa, Damazio, perché io l'altra sera l'ho detto in un'altra intervista, in un'altra diretta, e ho fatto caso, ho notato che il Dentice all'aspetto con la luna piena è più facile da prendere e ce ne stanno di più. Mi sbaglio o è una cosa... Sì, come no, io mi ricordo quando i periodi che quando c'erano i branchi dappertutto, no? Ai tempi che bravo, sì. Succedeva sempre sulla luna piena. Ecco, allora c'ho ragione. Con la luce vanno in caccia, io mi sono sempre dato questa risposta qua. Sono più attivi perché vedendo di notte vanno in caccia, potrebbe essere quello il motivo. Può darsi pure, capito? Io non so, a volte uno può pure sentire i trucchetti, io non so, Fabio penso pure lo fa perché lo fanno tanti. Il fatto che quando il Dentice te punta, di girare la testa dall'altra parte e guardarlo dalla coda dell'occhio. È come la cernia in caduta. Devi far finta di guardare da un'altra parte. Perché no look. È no look, bravo, devi fare il no look, perché lui non credo che lui non vedi gli occhi dietro la maschera, ma vede la conformazione del viso, il naso e tutto. Se il Dentice viene da qua e io faccio così, e lui pensa che io sto a guardare dall'altra parte, col fucile puntato verso di lui, spesso e volentieri ti fanno quel metro in più che gli spari. Sì, perché questa è una bella cosa, anch'io penso, anch'io penso che lui non è che capisce la gittata del fucile, non lo so. Per me lui vede l'aggressività nostra. Se tu guardi e gli punti a fuggire lui capisce l'aggressivà. Tu devi far finta di non averlo visto e sta guardando da un'altra parte. Ovviamente ti rimane il campo visivo. Se dici dall'altra parte quello continua e te fa così con la pinna. Sì. È come la maschera a specchio. Ti ricordi quando uscì le lenti a specchio? Sì, quelle non hanno funzionato. Non hanno funzionato perché per il sole. Non li vedono. Bravo, perché rifletteva pure il sole e capivano che era qualcosa che non poteva essere, che non poteva essere normale, no? Capito? Certo. Eppure per la cernia è uguale, cioè in caduta la cernia devi cercare sempre da guardare da un'altra parte. Devi affrontare da un'altra parte. Sì, se no ma così giri, spozzi proprio. No, è la come dice Massimo, è la testa proprio che deve andare proprio da un'altra parte, cercare il corpo proprio in caduta. Di non averla vista. Di non averla vista, anche se ti sbracci col fucile, tu vai lì, vai a tutta a sinistra col corpo, però il fucile ce l'hai puntato tutto a destra, capito? E con la coda dell'occhio guardi, perché ormai poi lì appoggiato in mezzo al grotto, che tu lo vedi da sopra che si appoggia quando si appoggiano, se tu vai dritto per dritto 9 volte su 10 te parte. Tu devi finta di non averlo visto, scendi in mezzo prima, devi con l'occhio capendo sta, perché in quel momento lo perdi di vista il Saraco. Devi battere il disegno perché poi tutto uguale il fondo, no? In mezzo. Te lì che lo vedi che ti guarda, dice questo che vuole, boom. Stasera un po' di dritte escono fuori, Basta, è bene. Sono le cose, sono le cose, secondo me sono le cose che noi l'abbiamo scoperte con l'esperienza, perché a non ce l'ha dette nessuno. Io ci ho avuto un maestro che è Franco Zampolini, buonanima pure lui, che era un pescatore molto pure notturno, pescava entro i 15 metri, ma prima te parlo degli anni 70, però per me è stato un maestro perché i sarichi che prendeva lui ne prendeva proprio nessuno, ce n'erano pure tanti, però io tutti questi trucchi che adesso sta dicendo Massimo e qualche cosa che ho detto io sono tutte cose che abbiamo capito avendo sparato talmente tanti pesci che ormai, capite, c'è diventata una cosa per noi normale, mentre invece per una persona che magari da quando è che pesca avrà sparato 100 sarachi, 200 sarachi, diciamo, ecco, 200 sarachi, ancora non è arrivato a avere un'esperienza da dire ok, allora il saraco è così che si spara in quei momenti lì. Parecchi vanno via perché ancora non c'è quell'esperienza che noi abbiamo, e questi piccoli trucchi ci si riesce sempre. Devi guardare dall'altra parte, perché quando c'erano i branchi dei Dentici
tu ne puntavi uno e te rimaniva a tiro, poi te giravi, ce l'avevi qua. Sì, ma come cacchio, quando ho cominciato a fare così, e allora cominciavano a venire, poi certo, non sempre funziona, però e poi è l'ombra, cioè per Sarago, l'ombra nostra, come già ho detto in arte diretta, l'ombra nostra è quella lì che lo fa fermare. Se noi riusciamo a arrivargli quasi sopra al Sarago, che se comincia a appiattire, con l'ombra nostra, lui si ferma. Da galla, sì, nell'acqua pulita, è ovvio, perché se tu lo vedi da sopra vuol dire l'acqua è pulita. L'ombra è come a gente che ancora si attaccano al gommone e fanno palletta. Perché prendono e ne prendono assai di più? Perché gli vanno a correre appresso, sentono rumore, ombra del gommone che gli arriva sopra e il primo sasso che vedono ci si appoggiano. Gli lasci sopra il gommone, vanno giù, sparano. Però prima perché prima i pesci hanno detto abbiamo sbagliato tutti quanti, perché noi abbiamo sbagliato prima, perché ce n'erano tanti, ma adesso secondo me sta pesca qua è una pesca che se comincia a essere molto 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 distruttiva, ma non è che è distruttiva perché le levi, è distruttiva perché le impaurisci e basta, cambiano proprio abitudini i pesci. Cioè non ti si fermano più, scappano tutti, ma schizzo, come vedi già a 30 metri, infatti con l'acqua chiara prima guardavi a 10 metri da te, adesso devi guardare a 30 metri, devi guardare proprio al limite della visibilità per vedere un pesce, se no quando lo vedi è quasi impossibile vederlo. È vero. C'è una domanda, aspetta, vediamo un po'. Qual è il posto Io rispondo di più bello e col pesce che avete mai visto? Di Massimo? Appunto a Biscione, da lì a Marsala. Sì, posso confermare pure io Biscione, però se parliamo di Italia proprio, per me è stato il Biscione, sì, va bene, però pure la Sardegna non è stata da meno. Perché qualche anno fa le parti nostre quando l'acqua era pulita. Sì, ma le parti nostre ancora adesso secondo me non si battono, perché noi ci salviamo un po' perché ancora c'è l'acqua torbida che ci protegge, perché se noi avessimo 365 giorni all'anno o 200 giorni all'anno, perché 165 fa mare mosso o corrente forte, 200 giorni all'anno d'acqua pulita fino a 30 metri, secondo me era finito tutto proprio qua da noi, era proprio sterminato. E invece ancora ci salviamo per l'acqua torbida. E all'estero per grazie me grazie te, ma non solo Tevere. Tevere è uno, come ti ha detto prima Massimo, il Tevere prima con lo scirocco arrivava, però camminava a galla, sporcava 2 metri, 3 metri, sotto era sempre cristallo. Adesso proprio sporca da sopra sotto, è un casino perché è pure dal fondo, c'è pure la fioritura delle alghe che sono diventate il fango dei canali, Fabio. Il fango dei canali, ma tante cose, i pescherecci che ormai fertilizzanti al mare, le alghe vanno da padrona e quelle crescono. Capito, sono tante le cose, tutti i fertilizzanti che ci stanno adesso. Tante le cose. I campi, tutta l'agricoltura che c'è sta a monte del mare. Se tu vai da Santa poi quando fa un campo di grano, un campo di qualunque cosa. Vabbè, comunque, che diciamo? Vogliamo liberarli? Guarda, chi è? C'è sta domanda qua. Guarda. Alessandro Masia, grande, ciao. Parlaci te, rispondi te. Pensate che oggi la pesca in Tana c'è una tecnica di serie B? La generazione dei trentenni pesca quasi veramente al libero. Cosa ne pensate? Ecco, no, fermo. Ecco, questa è una domanda che mi piace tantissimo, sai perché? Perché io dico, no, che l'80% degli incidenti che si sono verificati e delle persone che purtroppo diciamo l'hanno pagata cara sono pescatori all'aspetto, pescatori che pescano all'aspetto, perché la pesca all'aspetto è quella pesca che ti porta a tirare troppo l'apnea, perché il dentice si sa, adesso viene, adesso non viene, adesso non viene, adesso non viene, tiri se non sei un pescatore più che esperto. Ecco perché dico io, l'esperienza ti viene con gli anni. Non si può pensare a un ragazzo che ha 27-28 anni già o vedo che scende a 40 metri tranquillamente come niente. Non hai tutta quell'esperienza da poter scendere a quella profondità lì. Perché ti dico questo qua? Perché ancora non conosci le tue doti apneistiche alla perfezione.
perché le contrazioni diaframmatiche sono un campanello d'allarme che molti neanche avvertono, primo. Secondo, pensando che tanto loro hanno sempre più riserva, cominciano a risalire magari da un fondale di 30 metri alla settima, ottava contrazione diaframmatica sul fondo. Ecco lì che ci si rimane. Invece la pesca in tana è una pesca che si fa più a ritmo, più col ritmo, perciò ti porta a fare apnee molto più corte di quelle della pesca all'aspetto. Ecco perché diciamo io faccio le corna e mi gratto, scusate, non ho avuto mai incidenti neanche massimi, perché noi abbiamo per esempio pescato in tana e più carta a ritmo. La pesca all'aspetto si fa, ma è sempre una pesca entro i 15 metri, capito? Non è una pesca profonda. Mentre invece la pesca in tana è una pesca che si fa, come dicevamo una volta sui vecchi pescasub, la pesca a Singer, no? Cioè dicevano a noi, voi fate la pesca a Singer, che sarebbe buco. E un altro che devo dire che ha praticato sempre quel tipo di pesca lì e lo stimo molto, è venuto, abbiamo fatto qualche pescata insieme, è stato in nazionale Massimiliano Bartelloni. Massimiliano Bartelloni è stato è un bravo pescatore, un bravo carista, ma sempre praticato la pesca in tana, la classica pesca a Singer. Massimiliano io l'ho visto in acqua, è veramente come Bruno De Silvestri, come me, cioè fa un tuffo dietro all'altro. È vero che c'è un altro tipo di pericolo facendo tuffi ripetuti con poco tempo, ecco, con poco tempo di recupero. C'è sta il classico da Ravana, è vero, è verissimo. Però io devo essere sincero, non ho mai tirato a morte l'apnea. Io ho fatto sempre tuffi da 40-50 secondi. Io in 15 metri per fare un tuffo per endenzare con in tana, io impiego 45-50 secondi. È ovvio che poi quando vengo su sto 1 minuto e 10, 1 minuto e 20, perciò già ho superato i 45 secondi che sono stato a fondo. Ma perché questo ormai è il mio organismo che ha trovato quel giusto equilibrio, che se l'ha imposto proprio e mi viene matematico. Ecco perché dico che l'esperienza conta. Con gli anni il mio organismo ormai, se io faccio 1 minuto sotto, sta tranquillo che io non riparto dopo 30 secondi quando vengo in superficie. Se guardi io non l'ho mai guardato l'orologio, però se guardano l'orologio chi sta sopra, e me l'hanno detto altre persone, io parto sempre dopo 1 minuto, dopo il minuto che sono stato sul fondo, che venga a galla, io parto sempre dopo il minuto. Perciò ho rispettato la tabella. Capito? Sì, no, certo. È questo che dico io. E comunque per me c'è da dire che pericoli a parte, la pesca all'aspetto fondamentalmente è più semplice. Te butti giù, ti appoggi e vedi quello che succede. In tana devi sapere pure come muovere, devi sapere come approcciare la tana, devi conoscere le tane, devi capire quelle che possono essere meglio. C'è tante più variabili la pesca in tana. L'orario è tutta un'altra cosa. E poi per quanto riguarda l'esperienza, il discorso anche di saper lasciare pesce, e per saper lasciare pesce ne deve avere presidenti che non frega niente. E poi io dico pure, questo io parlo personalmente, devi sempre stare sott'acqua con un po' di paura. Fabio mi può dire, non sono mai riuscito, non sono mai arrivato a galla che non potevo parlare, o che sono uscito fino a qui, o che... Sì, è vero. Anche se non mi piace la profondità, però quando c'è i cari pesci a 30 metri l'ho presi, insomma, non è che non ci andavo, non ho mai sganciato in vita mia e mai risalito al limite. Magari ho lasciato il pesce, perché poi alla fine un po' di paura fa sempre bene. Ma adesso 30 metri Massimè non sei nessuno. Non sei nessuno, se peschi a 30 metri ormai. Senti, io adesso non sei nessuno. Più per scelta che per fiato, più dei 25 metri mi sarà qualche anno che ci vado. Perché tanto che me frega. E poi sveliamo un attimo pure una piccola parentesi sul fatto della pesca a singolo e la pesca a coppia. Allora, la pesca in apnea è sempre nata come una pesca a singolo, sempre, perché il pescatore in apnea è come il cacciatore, è un pescatore solitario, perché sei tu cercando di prendere il pesce e su questo non ci piove. Però è ovvio che se io devo fare un tuffo a 30 metri c'ho sempre o qualcuno sopra o il barcaiolo col pallone allegato in cintura, che se mi succede qualcosa mi tira su dal pallone, perché fare un tuffo a 30 metri per me 30-32 adesso è una quota
per me già è molta. Prima facevo più fondi, però adesso 30-32 già per me sono enormità. Però anche a 30 metri, a 27-28 anche, io vado sempre col pallone in cintura. Perché dico questo? Perché so solo, c'ho il barcaiolo sopra, ma il barcaiolo non sta in acqua. Però se il barcaiolo deve essere sempre attento, vede che l'apnea mia, lui sa che è 1 minuto e 40, a 1 minuto e 50 e 55 non so salito, ho sempre educato così il mio barcaiolo, e saluto che è il grande Pietro Sinopoli, che mi ha fatto sempre da secondo, e è una persona sempre attenta, sta sempre... Ho capito. Vabbè, che è un carissimo amico, però è sempre attento, e lui sa se dopo 1 minuto e 40, cioè ormai ci conosciamo, deve tirare sul pallone, perché qualsiasi cosa mi è successa mi porta su e mi sono salvato. Ecco perché dico, invece la pesca in coppia si fa, e è giusto che la fanno quelle persone che non hanno barcaiolo, anche non hanno proprio gommone, quando comincia a stare intorno ai 30 metri, è giusto fare la pesca in coppia, perché ancora non conosci neanche le tue doti, sei giovane, uno su e uno giù, però deve essere proprio così, uno su e uno giù. No che in coppia si intende che stiamo a pesca insieme, però lui ce l'ho a 50 metri e io sto a 70 metri da lui. Cioè non è più in coppia. La pesca in coppia si dovrebbe fare con un fucile soltanto. Quella è la pesca in coppia. Basta, finito. Così pesca in sicurezza. Guarda, io pesco sempre da solo, Fabio, lo sai, manco il barcaiolo. Però ho detto, Fabio mi conosce, io non ho mai forse. Guarda, posso raccontare un aneddoto dell'estate, fine giornata di pesca, proprio l'ultimo posto che me lo fa, un po' più fondo del solito, con l'acqua, vedete, da sopra, 25 metri di fondo, presenta una cernia di 5-6 kg, ti assicuro che era la cernia più scema del mondo. Tocca solo andare giù e prenderla. Ci ho fatto il tuffo, sono arrivato sotto, me la sono trovata di coda, mi sono accorto che allora non ho rischiato nulla, però mi sono accorto che ero stanco. Lo sai che c'è? La cernia ancora sta lì. Sono montato sul pallone e me ne sono nato, ma che me frega. Bravo. Ecco, qui si vede la responsabilità, si vede il campione, si vede tutto da questa cosa qui. Basta. Se prima inizio pescata la prendevo in sicurezza, perché 25 metri bene o male insomma ci si va, non è cosa, se vedi il fondo che scende dritto per dritto, non è una quota, è una bella quota, non è, però insomma ci siamo abituati. Problema Massimo, noi abbiamo una certa età e ci abbiamo un po' di esperienza. Un giovane è difficile dirgliela sta cosa, perché non la capirebbe quando sta lì in quel momento, capito? Ancora c'è la forza fisica dentro di lui, capito? Che non ha problemi, però è lì che ti frega. C'è il fatto che non ha, magari è il primo pesce bello che vede, uno dei pochi belli che ha visto, o le prende a tutti i costi, magari sta a pensare più alla foto che a ritorno a galla. Infatti se vediamo poi la foto che ritorna a galla. Se vediamo le statistiche e tutti gli incidenti, sono tutti entro i 30 anni, le persone. Perché quello che, come dico io, c'è poca esperienza e vogliono spingersi a fondo più delle loro possibilità, perché lo torno a ripetere qui per parecchi che non hanno seguito le altre dirette. Il tuffo fondo con lo sgancio non deve servire per scendere più fondo. Se tu hai una tua possibilità con i tuoi piombi a scendere a 30 metri, riportarteli su, e quello è il tuo limite, lo sgancio lo devi usare per pescare a 30 metri, per fare più tuffi ti deve servire, no fare con lo sgancio scendere a 40, dici vabbè io arrivo a 30, però se metto lo sgancio posso andare a 40, no, è sbagliatissimo, è lì il problema che le persone si devono mettere in testa, perché se tu le tue possibilità sono 30 metri con i tuoi piombi, con i 3 kg, 4 kg a secondo della muta che hai, tu sempre a 30 metri vai con lo sgancio, non puoi andare a 40. Se tu fai un tuffo a 40 metri e vieni su con i tuoi piombi, scendendo e risalendo tranquillamente, senza aver faticato, allora dici io a 40 metri ci posso andare, quando mi stanco sgancio, per essere più tranquillo e per fare più tuffi, perché è ovvio, fare 20, 30 tuffi, 40 tuffi e portare sempre sui piombi, alla fine le gambe cedono, mentre invece quando usi lo sgancio è normale, no? Oltre che consumi meno ossigeno, le gambe ne risentono molto di meno.
È tutto lì. Se le persone capissero che lo sgancio serve solo per faticare di meno, ma non per scendere più fondo. Io infatti dico sempre che per scendere fondo ci vanno più le gambe che il fiato, perché sono quelle bravo. che fanno male. Va bene. Ragazzi, che dici? Sì. Bella, sì, grazie. Salutare? Sì, grazie a tutti, sperando che non abbiamo annoiato a nessuno, sperando che qualche notizia che abbiamo dato servita a qualcuno e abbiamo chiarito tante cose. Un saluto a tutti pure da parte mia e spero che vi siate divertiti fondamentalmente. Dai. Sì. Fabio, non so se tu ti ricordi, una volta siamo andati a pesca insieme e c'era pure Claudio. No, ti sto chiedendo una cosa io. Sto scherzando. Se ti ricordi, siamo andati a pesca insieme, ma Dove? ti parlo degli anni 90. Negli anni 90? Lì da Claudio Erpossino. Con Claudio Erpossino, come no? Dove? Non mi ricordo dove. Che devi lì la Telecom, che c'è qualcosa che va. No, però adesso per niente. No, leva, metti la cuffia. A posto, finito. Così? Oh, adesso sì. No, ma non è un problema di cuffia, è un problema di connessione. Sì. Ma strano, perché te blocchi, capito? Ah, ok. Vai. Non mi muovo, parlo su. Vai. Sei rimasto così. Da Fricchillucci. Da fare intorno. Che bocca. Marendo. Che troia. Adesso? Sì. Così, vai. Spiegate prima che ti dico. Adesso di praticamente. Niente. Mi sei venuto a prendere. Pesce. Ti faccio i segni. No, perché rimani così poi. È troppo forte questa. Il problema è che mi fia che sa giocare online. Ecco. Capito? E quindi si succhia tutta la potenza, tutta la banda. Adesso ti sento bene, dai, al volo, corri. Ecco, allora, no, te stavo a dire, mi sei venuto a prendere col gommone lì da Fricchillucci e c'era pure Claudio Erpossino, tanti anni fa. E mi ricordo che c'è un gommone bianco tutto sgonfio, che mi sono messa. È una cosa che mi è rimasta impressa tanti anni fa. Parlo degli anni 90. Gommone. Allora, Claudio, gommone bianco, grigio chiaro. Ma forse il coso, il Marshall, quello grigio, l'M o l'S70 o l'M90, non mi ricordo. Quello lì era chiaro, però era grigio chiaro, sì. Non mi ricordo, ma i pesci abbiamo presi o no? No, e allora non mi ricordo. Niente. C'hai portato. Vi ho portato? E stavamo a pesca per Dentici, dovevamo a Dentici, però non c'erano. L'acqua era bella lì a Capolinaro. Apposta ma ricordo allora. Non c'era. Vabbè, dai, chiudiamo perché sennò chiudiamo che non si sente più niente. Buonanotte a tutti, tu Fiat sei preso tutto. Buonanotte. Ciao Massimè, ciao Claudio. Ciao. Grazie. Allora.